Stai pensando di iniziare a fare podcast? Guarda prima questo video però. Probabilmente vuoi iniziare a fare podcast perché hai sentito che il podcast è uno degli strumenti più nuovi, più innovativi, più utilizzati anche dalle aziende di questo periodo. Ed è vero, assolutamente corretto. E infatti già da un paio d'anni almeno in Italia, insomma, c'è stata un'accelerazione molto forte, sia da un punto di vista di persone che vogliono realizzare podcast, persone e aziende, sia da un punto di vista di fruitori, cioè persone che ascoltano i podcast. Bene. Quindi a questo punto tu vuoi iniziare a fare un podcast. Ma come si inizia? Allora, la prima cosa che devi fare è quella di pensare all'idea. Di che cosa parlerai nel tuo podcast? Qual è l'idea alla base del podcast? E soprattutto, perché le persone dovrebbero ascoltarti? Qual è il vantaggio che loro hanno nell'ascoltare te e non un altro dei tantissimi podcast che già ci sono? Questa è la domanda fondamentale che devi farti. Queste sono delle riflessioni che devi fare prima di fare qualunque cosa. Ok? Quindi prima ancora di comprare microfoni, schede audio o chissà cosa, devi riflettere su questo. Quindi le due domande sono: perché le persone dovrebbero ascoltare il mio podcast? Che cosa ho da offrire loro? Cioè qual è il vantaggio che loro hanno nell'ascoltare il mio podcast e non un altro dei tanti che stanno già ascoltando? Ok? Quindi questa è l'idea. Come si trova appunto l'argomento di cui parlare? Beh, sicuramente svolgi un'attività, puoi essere un libero professionista, puoi essere un dipendente, quindi puoi parlare del tuo lavoro, oppure hai delle passioni, degli hobby, degli interessi e quindi puoi parlare di quelli, oppure magari ti sei iscritto a un corso di, non lo so, di kayak e quindi puoi raccontare alle persone com'è il tuo approccio verso questo tipo di sport. Qualunque cosa tu stia facendo, puoi raccontarla utilizzando il tuo tono di voce, utilizzando la tua personalità, quindi che tu sia un super professionista o che sia una persona che sta iniziando adesso, puoi sicuramente organizzare le idee per far sì che quello che racconterai sarà interessante per le persone appunto che lo ascolteranno. Una volta capito questo, dobbiamo dare una forma al nostro podcast. Benissimo, lo farai da solo? Ci sarà una sola voce? Sarete più persone? Ci sarà della musica in sottofondo? Ci saranno degli effetti sonori? Dove registrerai? Registrerai a casa tua, nel tuo studio? Sarà un podcast itinerante? Come funziona? Intervisterai delle persone? Capisci, ci sono tantissime variabili che devi tenere in considerazione, anche perché poi da questo deriva anche la frequenza di pubblicazione, cioè quante volte pubblicherai il tuo podcast a settimana, ogni 15 giorni, al mese, e anche la durata della singola puntata. Quanto durerà? Durerà 2 minuti, 3 minuti, mezz'ora, un'ora? Anche questi sono tutti fattori da tenere in considerazione, quindi questi sono gli aspetti meno tecnici se vuoi, però sono quelli principali, perché dopo, lo vedremo, arrivano tutti gli altri aspetti più tecnici, ma questi sono quelli principali. Senza definire prima questi, quindi l'idea e la forma, non vai da nessuna parte, quindi ti invito a riflettere tantissimo su questo e io sono certo che tu hai molte cose da poter raccontare, soltanto devi riflettere, devi pensare, devi star lì a ragionare e soprattutto vedere se non ci sono già tantissimi altri podcast del tuo argomento. Se sei un appassionato di scacchi, per esempio, oppure sei una persona che si occupa di, non lo so, di aspetti legali, potresti parlare sia del tuo lavoro, ma se ci sono già troppi podcast che parlano dello stesso argomento, o trovi un modo differente, nuovo, innovativo di parlarne, oppure forse è meglio cambiare. Ok, chiarito questo, arriviamo alla parte un po' più tecnica. Come registrerai il tuo podcast? Perché lo devi registrare. Quindi puoi utilizzare il tuo telefono, qualunque tipo di smartphone tu abbia, puoi utilizzarlo. Certo, non aspettarti una qualità audio pazzesca, però utilizzare il microfono ti serve a costo zero per capire se effettivamente il podcast ti piace, perché immagina di aver speso tanti soldi per comprare dell'attrezzatura per poi accorgerti dopo 2 o 3 mesi
che tutto sommato il podcast non è che ti interessa poi chissà quanto. Ok? Quindi potresti partire dal telefono. Se vuoi investire qualcosina, parliamo anche di veramente poche decine di euro, puoi comprare un microfono USB. USB perché non ha bisogno di schede audio, non ha bisogno di altro, lo attacchi direttamente al tuo computer, e tutti i computer hanno una porta USB, e è già pronto per registrare. Ok? Quindi prova a capire se vuoi iniziare dal telefono, quindi a costo zero, esportandoti poi il file audio sul computer, oppure registrare direttamente sul computer attraverso un microfono USB. Un altro punto da tenere in considerazione è il software, perché abbiamo detto che in qualche modo registriamo la nostra voce, però se lo fai dal telefono, bene, ma dopo devi portare il file audio sul computer. Se lo fai attraverso il microfono USB avrai già il file audio sul computer, ma ti serve un software per poter editare la traccia, cioè eliminare le pause, eliminare le parole magari pronunciate male e quant'altro. Per farlo ti consiglio, visto che stai iniziando, questo video è rivolto a te che stai iniziando, ti consiglio di usare o Audacity, è un software gratuito, oppure GarageBand se utilizzi Mac. Sono due software che per iniziare vanno benissimo, sono gratuiti e quindi meglio ancora, ci piace ancora di più, e sono anche abbastanza semplici, soprattutto GarageBand è molto semplice nel suo utilizzo, quindi questo software ti permette a costo zero di iniziare a capire se ti piace, perché il podcast non è solo l'argomento, non è solo l'idea, non è solo il formato, ma è anche poi la registrazione e l'editing della traccia. Quindi, a meno che tu non abbia tanti soldi da poter pagare qualcuno per realizzare, i tagli e chiudere il file finito, devi farlo tu. E quindi se non ti piace, se non hai passione per questo, è un altro ostacolo che devi provare a superare. Una volta che hai il tuo file definitivo, in formato Wave, MP3, quello che sia, che te ne fai? Lo devi caricare su un server, su un hosting, e poi da lì verrà distribuito su Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti serve una piattaforma. Se, visto che stai iniziando adesso, puoi utilizzare Anchor, è gratuita e ti permette comunque di fare quasi tutto quello che devi fare. Ci sono altre piattaforme, io per esempio utilizzo Spreaker, che hanno un costo mensile, ti offrono altri servizi, però se stai iniziando adesso, secondo me Anchor è la piattaforma giusta. Anchor ti permette, tra l'altro, quello che ti dicevo prima, di distribuire il tuo podcast. E distribuirlo dove? Sulle piattaforme che ti dicevo prima, quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto questo, però non finisce qui, perché all'inizio non ti conosce nessuno, quindi devi portare tu le persone ad ascoltarti su queste piattaforme. Per cui va da sé che devi utilizzare i social network, quindi devi utilizzare, Facebook, Instagram, LinkedIn, quello che ti pare, per portare persone potenzialmente interessate a quello che tu hai da raccontare sulla piattaforma che hai scelto in modo da poterti ascoltare. Se tu avessi un tuo sito personale o un sito del podcast sarebbe ancora più utile. Immagina che stai parlando di scacchi, vuoi fare un podcast sugli scacchi, crei un sito che ha la URL e il titolo del tuo podcast e ci sono le varie puntate che tu registri, magari anche con una sorta di, chiamiamola, sbobinatura o di riassunto della puntata. Questo potrebbe aiutarti sia magari nel tempo a posizionarti su Google con una serie di chiavi di ricerca in modo da intercettare persone interessate a quell'argomento, ma potrebbe anche essere utile per portare tu del traffico sul tuo sito da persone interessate appunto a quell'argomento. Come dire, il mondo del podcast non è semplicissimo, ci sono tantissime cose da fare, ma del resto cosa è semplice? Anche fare questo video non è semplice, perché sto qui, ho dovuto preparare il discorso, ho la macchina fotografica che sta riprendendo, il microfono che sta registrando, le luci, dopodiché devo unire i file audio e video, devo montarli, equalizzarli, effettarli, esportarli, caricarli su YouTube e far sì che tu possa vedere questo video. Quindi qualunque cosa, anche la realizzazione di un blog, di un articolo blog è complessa, no? Quindi qualunque cosa tu voglia fare devi investirci del tempo, e questo è dal mio punto di vista interessante, perché a un certo punto, quando le persone si accorgono che lo sforzo che stanno infondendo in quella cosa non è ripagato, smettono, mentre gli altri, quelli che invece ci credono realmente, vanno avanti e ottengono grossi risultati. Quindi, come dire, è giusto provarci, perché se non provi non puoi sapere se il podcast ti può interessare o meno. Il mio consiglio è:
inizia a fare podcast se ti piace, se pensi che ti possa piacere, perché è uno strumento potentissimo, davvero uno strumento potentissimo, a patto che la qualità audio sia decente e che il tuo argomento non sia un argomento già trattato da altri 1000 podcast, altrimenti, diciamo, quasi nessuno ascolterà il tuo podcast. Bene, spero che questo video sia stato utile per te che stai iniziando, che vuoi iniziare a fare podcast. Se ti va di restare aggiornato sui miei contenuti, iscriviti al mio canale e clicca sulla campanellina in modo che ogni settimana, quando pubblico un nuovo video, riceverai un aggiornamento. E niente, per adesso mi fermo qui, ti auguro una buona continuazione e soprattutto una buona registrazione.